Carissimi amici, buongiorno e di nuovo bentornati nella mia cucina. Quello che vi proporrò oggi non sarà altro che una ricetta di base, il brodo di carne. Diciamo pure che è una ricetta molto familiare perché me l'ha passata mia madre, ma probabilmente anche voi avrete la vostra perché proprio le vostre mamme o le vostre nonne, oppure i vostri papà, ve l'hanno già passata. Quindi vediamoci gli ingredienti che io ho utilizzato per fare questo brodo, vediamo la realizzazione e come al solito durante il video qualche piccolo consiglio. Ci vediamo alla fine! E allora vediamoci questa ricetta di famiglia, che cosa vado ad utilizzare partendo dalle verdure. E allora io metterò due belle carote, le coste di sedano e chiaramente la cipolla, che sono quelle classiche che si mettono sempre. Poi io metterò per me un pomodoro maturo, due fogli d'alloro, 10 grammi di sale, chiodi di garofano e pepe nero in grani. Poi sicuramente se andate in giro per internet e vedete altre ricette oppure sentirete le vostre mamme e le vostre nonne, vi diranno che ci metteranno anche altri odori, che ne so, il prezzemolo, c'è chi ci mette addirittura delle foglie di basilico, insomma troverete le cose differenti. E adesso vediamo che tipi di tagli di carne io utilizzo per fare il brodo. Allora, questi sono i tagli che io utilizzerò oggi per fare il brodo di carne. Intanto prendiamo delle ossa, come queste, con i nervi eccetera. Io qui ve ne ho messo un pezzo chiaramente, ma sono più di uno. La punta di petto, che è questa, eccola qui. Il muscolo di spalla e la contronoce. I nomi che vi ho dato di questi tagli di carne chiaramente cambiano da regione a regione e poi comunque sia sono sempre quelli di spalla. Perché? Perché sono i tagli che si prestano a fare le lunghe cotture, proprio perché sono ricchi di collagene, sono ricchi di grasso eccetera, e quindi facendo le lunghe cotture, rilasciando appunto il loro grasso, rendono la carne molto morbida. E adesso andiamo a vedere come facciamo il nostro brodo. Ok, cominciamo intanto a tagliare le verdure e lo facciamo a pezzettoni, anche le carote. Mentre per quello che è la cipolla adesso la taglieremo a metà, poi ad ogni metà andremo a inserire i chiodi di garofano, perché così non impazziremo per andarli a cercare e rilasceranno chiaramente il loro profumo. Ecco fatto, e ora anche la carne la taglieremo a pezzi, non troppo piccoli, mi raccomando. Eccoci pronti. Cominciamo a fare il brodo. Per prima cosa dovremo prendere una pentola bella alta e capiente, perché qui serviranno minimo 4 litri di acqua, però ne metteremo solo 3, poi vi spiego il perché, e chiaramente dovremo mettere tutte le verdure e tutta la carne. Cominciamo. E allora cominciamo a mettere le nostre verdure. Ecco qua la cipolla, carote e sedano, il pomodoro, poi mettiamo la carne, le ossa, sarà proprio bello saporito, due fogli d'alloro, il pepe in grani e l'acqua. Tre dei 4 litri, perché 1 litro lo metteremo poi dopo in seguito, ma lo vediamo poi. Accendiamo e mettiamo un fuoco vivo e lo portiamo a ebollizione. Copriamo e ci vediamo dopo. Ora, io che cosa sto facendo in questo momento? Il lesso o il bollito? Sono due cose completamente diverse. Vi spiego. Viene chiamato lesso quando la carne viene messa, come in questo caso, insieme alle verdure e con l'acqua fredda. Per quello che riguarda invece il bollito, viene messa la carne dopo che sono state fatte bollire l'acqua e le verdure. Quindi viene in mezzo e poi viene fatta la sua cottura. La differenza qual è? È che con il lesso comunque si avrà un brodo molto ricco, la carne sarà molto sfruttata, mentre il bollito è quando noi mettiamo la carne all'interno dell'acqua che già bolle con tutti i suoi aromi e le sue verdure. Chiaramente se andiamo a vedere il brodo sarà molto meno intenso, ma la carne sarà più ricca e più gustosa. Allora, quando ha raggiunto l'ebollizione noi abbassiamo il fuoco, lo facciamo solamente sobbollire e poi cercheremo di schiumare la parte superiore del brodo
per levare tutte le impurità e proseguiamo così la cottura per circa 2 ore, 2 ore e mezzo. Allora, sono passate le prime 2 ore di cottura e come vedrete si è abbassata notevolmente l'acqua, quindi noi andremo ad aggiungere l'ultimo litro di acqua e quindi così raggiungeremo i 4 e in più per ultimo aggiungeremo il sale. Ecco qua. E adesso finiremo la cottura per un'altra ora. Allora, abbiamo raggiunto le 3 ore di cottura, quindi noi adesso spengiamo, lasciamo riposare la carne e il brodo e lo facciamo intiepidire. Dopodiché toglieremo la carne e filtreremo il brodo. Ma tutto questo lo vediamo dopo. Allora, il brodo si è intiepidito. Noi adesso faremo una cosa: toglieremo intanto la carne e la metteremo su un vassoio e poi filtreremo il brodo per togliergli tutte le impurità. E ora filtreremo il brodo. Allora, abbiamo filtrato il nostro brodo e adesso lo lasciamo riposare perché era ancora molto caldo, quindi lo dobbiamo proprio far freddare completamente. Allora, il brodo si è completamente raffreddato. Io adesso lo coprirò e poi lo metterò in frigorifero fino a domani. Intanto perché è domani che lo utilizzerò, eccetera. Ma farò anche un'altra cosa e ve la spiego. Per me sarà per domani, ma per voi fra un secondo. The next morning. Eccomi di nuovo qui. Allora, è passata la nottata, io questa mattina l'ho tirato fuori e adesso vediamo che cosa è successo. Intanto si è formata una patina sopra che in realtà non sarebbe altro che la parte più grassa del brodo. Quindi, se volete, la potete eliminare con un cucchiaio e rendere il brodo leggermente più magro e sicuramente più leggero. Allora, avete visto questa patina di grasso che c'era sopra? Senti sti pappagallini che casino che stanno a fa'? Mi devo spostare. Allora, finalmente abbiamo smesso con sti 3D. Quello che vi dicevo è che, tolta la parte più grassa che c'era sopra, se avete fatto caso è diventato anche un po' gelatinoso il brodo, ma è normale perché chiaramente tutte le proprietà della carne e degli ossi, che hanno anche la parte del collagene, del grasso eccetera, hanno reso gelatinoso il brodo, ma questo sta a significare solo una cosa: che è genuino. Detto questo, io una parte lo surgelerò perché, come avete visto, ne è uscito veramente tanto e non lo utilizzo tutto quanto stasera, quindi voi volendo lo potete mettere in un contenitore e mettere in freezer. Vi dura tra 1 e 2 mesi circa. E ora questo brodo lo potrete godere con quello che desiderate, dai capelli d'angelo ai tortellini, dai quadrucci alle tagliatelle spezzate, insomma lo potete utilizzare come volete. Comunque io vi ringrazio, vi aspetto alla prossima ricetta perché comunque sarà legata a quella che vi ho fatto vedere oggi e vi auguro una buonissima giornata. Un bacione!